Salve a tutti, sono Butti e in questo video vi parlerò di alcuni temi ricorrenti che emergono nei one shot di Tatsuki Fujimoto, usciti prima di Chainsaw Man. Uno dei temi centrali nelle storie brevi di Fujimoto è quello della persona. La persona come essere senziente non necessariamente umano. E avendo come protagonisti alieni, vampiri, sirene ed altri esseri sovrumani, emergono alcune tematiche di specismo, disforia di genere e neurodivergenze. A 17 anni, nel suo primo fumetto disegnato direttamente a penne, senza storyboard, Fujimoto immagina un mondo invaso da alieni che riconoscono gli altri solo dalle loro facce. Qui la morale della terra umana si trasla, e così come noi umani mangiamo altri animali, così gli alieni mangiano noi, giustificando un atto ripudiato da noi esseri umani ma giustificato dal nostro stesso stile di vita. Con una studentessa che si traveste da pollo per sopravvivere e un alieno che si camuffa da umano per curiosità, crollano le distinzioni di specie basate sull'aspetto fisico ed emerge un'idea di persona che non coincide né col DNA né con la cultura umana, ma che consiste in un generico essere senziente. 3 anni dopo, Fujimoto disegna una normale storia di un pianista che entra in contatto con le sirene vicino a casa sua. In questo rapporto tra umani e non umani, emerge come la differenza tra specie non abbiano importanza quando ad interfacciarsi sono comunque persone. Così come il protagonista non potrà mai respirare sott'acqua, così le sirene non smetteranno mai di desiderare la carne umana. E questa apparente incompatibilità si attenua quando il protagonista si sforza di rimanere sott'acqua per suonare e le sirene cercano di trattenersi dal mangiarlo per ascoltare la sua musica. La coesistenza tra persone di specie diverse si realizza senza che nessuno dei due annulli la propria essenza, ma semplicemente accettandosi e scendendo a compromessi. Nel 2017, in un altro one shot, un adolescente una mattina cambia improvvisamente sesso. Fujimoto affronta in maniera ingenua e con qualche pregiudizio la disforia di genere. Il protagonista è cambiato irreversibilmente e ora che la sua identità e il suo corpo sono in contrasto, i giudizi e i pregiudizi della società lo portano a dubitare di sé. Saranno le persone che gli sono vicino e che lo conoscono per davvero ad aiutarlo a riconoscersi, facendogli capire che pur non essendo come prima è ancora la stessa persona. Tornando indietro di 3 anni, troviamo un'Ayuta, una ragazzina che si profetizza distruggerà il mondo, incapace di comunicare e interessata solo ad uccidere. Nayuta è odiata e temuta da tutta la società, eccetto che da suo fratello, che insiste nel prendersi cura di lei, nonostante non riesca a capirla. Nayuta è apparentemente incompatibile con la società, come una persona con autismo di livello 3, ma Fujimoto mostra come con una sufficiente elasticità mentale sia possibile cogliere il vero messaggio dietro i comportamenti divergenti, arrivando a capire che un'apparente risata genuina potrebbe essere il sintomo di un fastidio, mentre un atto violento un segno di affetto. In conclusione, Fujimoto porta avanti un'idea di persona non necessariamente umana. Una persona come essere senziente che non deve essere incasellato in convenzioni culturali e biologiche per essere meritevole di rispetto. Una persona non va rispettata in quanto simile a noi, rispettando quello che di noi vediamo nel prossimo, ma va rispettata in ogni caso, anche avendo valori e uno stile di vita diverso dal nostro. La violenza fisica e psicologica emerge spesso nelle storie brevi di Fujimoto, e pur essendo inizialmente considerata in maniera negativa dai personaggi, finisce per essere intesa come un mezzo di espressione neutrale, frainteso dagli altri. In Chicago, una ragazza ripudiata dai genitori per le sue pulsioni violente si ritrova davanti ad un vampiro immortale, annoiato a morte dalla vita. Quando il vampiro, abituato da millenni al dolore, la perdona, la protagonista si sente per la prima volta trattata come una persona. Le sue pulsioni la portavano ad una normalità di sangue e omicidi, una vita incompatibile a quasi qualunque altra persona, con l'eccezione di una.
Nella Rapsodia delle sirene, le sirene vengono mostrate come istintivamente portate a mangiare gli esseri umani. E il protagonista, pur essendo inizialmente spaventato, arriva ad accettare questa loro indole violenta, arrivando addirittura a ritenere che passare del tempo con la sirena di cui si è preso una cotta valga il rischio di essere mangiato. La violenza viene intesa come parte costitutiva delle sirene. Tornando alla storia breve di Nayuta, abbiamo una protagonista la cui intera caratterizzazione si basa sull'essere violenta, nei pensieri e negli atti, rendendo estremamente difficile la sua vita in società. Ma quella stessa violenza che spaventava milioni di persone e faceva presagire la fine del mondo, era solo un modo di esprimere il proprio affetto per il fratello. La violenza nelle storie brevi di Fujimoto è apparentemente negativa solo all'inizio. Col proseguire della storia e la caratterizzazione dei personaggi, essa si svela essere il risultato delle pulsioni umane portate all'estremo, che portano anche a intendere la vita in maniera estrema. È uno stile di vita che non va né rifiutato né ignorato, ma che va accettato per quello che è e veicolato in modo da renderlo sostenibile. L'ultima tematica di cui voglio parlare è conseguenza di pulsioni umane portate così tanto oltre i propri limiti da raggiungere l'apoteosi. È una tematica presente in ogni storia breve di questa raccolta e sto parlando dell'amore. L'amore nei one shot di Fujimoto è una fusione tra attrazione sessuale, affetto e accettazione, portata ai limiti dei sentimenti umani. In Shikaku l'amore porta a rischiare la propria vita, a sterminare centinaia di persone. La vita cessa di essere noiosa e diventa meritevole di essere vissuta. Nella storia Sindrome che mi fece risvegliare donna, l'attrazione sessuale estrema è alla base di ogni interazione, portando il protagonista a soffrire, dubitare della propria identità e accettarsi per quello che è. E in particolare nell'amore cieco si ha una storia d'amore adolescenziale, in cui l'atto di coraggio di rivelare i propri sentimenti rende in grado il protagonista di sventare ogni possibile minaccia, arrivando a zittire un professore, far redimere un rapinatore e addirittura sventare un'invasione aliena. Ma la storia che più di tutte porta l'idea dell'amore ai suoi limiti si trova nella storia breve di questa raccolta preferita dallo stesso Fujimoto. Sasaki ha fermato un proiettile. Al mondo nulla è al 100% impossibile. E quando si dice che c'è lo 0% di probabilità che qualcosa accada, si è semplicemente troppo pigri per calcolare l'effettiva probabilità. La causalità è indimostrabile. E così come domani il sole potrebbe non sorgere, così Sasaki potrebbe fermare un proiettile, diventare un astronauta e distruggere un asteroide. In un mondo relativista in cui ogni persona ha un'idea diversa di realtà, la potenza con cui si crede nella propria è in grado di far realizzare qualunque cosa. Per la giusta ragione, con la giusta volontà, al di là della statistica, tutto è possibile. E forse tutto non è davvero possibile, ma l'amore innocente, gli ormoni adolescenziali e l'ammirazione di Sasaki per la sua professoressa sono così dirompenti da rendere tutto davvero possibile. Anche se solo per un istante, Sasaki ha davvero fermato un proiettile. In conclusione, l'amore nelle storie brevi di Fujimoto viene portato ai suoi estremi. E così come tutte le altre pulsioni, istinti, convinzioni e sentimenti di una persona, proprio come una motosega, non si fermano davanti a niente.